Buongiorno a tutti, benvenuti nella sala stampa del Orgel Stadium. Siamo qui questa mattina per la conferenza di presentazione del nuovo calciatore bianconero Peter Amoran. Con noi è presente il direttore dell'area sportiva Filippo Fusco, che ringrazio, al quale lascio subito la parola. Buon pomeriggio a tutti, siamo qui a presentare questo riso alle presentazioni che alla fine può sembrare un po' a volte lungo, ma è importante perché credo che sia giusto dare il benvenuto a tutti i calciatori che sono arrivati quest'anno con noi a Cesena. Tutti hanno mostrato quell'entusiasmo che abbiamo detto che era la prima qualità che cercavamo nei calciatori. Tutti sono ragazzi grandi professionisti e Peter rientra in questo profilo. Oltre alle qualità sportive, atletiche, fisiche, ci hanno colpito anche le sue qualità caratteriali. E ovviamente prima di prendere un calciatore cerchiamo di prendere tutte le informazioni possibili. Tutti quelli che hanno lavorato con lui, staff tecnici, compagni di squadra, hanno messo in evidenza non solo le qualità atletiche e tecniche del ragazzo, ma le qualità umane, morali e caratteriali, e abbiamo avuto modo di riscontrarle in questi 15 giorni circa nei quali ha lavorato insieme a noi. Quindi sono felice, orgoglioso che sia qui con noi e sono certissimo che darà un grandissimo contributo alla squadra e darà grandi soddisfazioni allo staff tecnico, a noi dirigenti e soprattutto ai tifosi del Cesena. Grazie. Proseguiamo la conferenza con Peter Amoran, al quale diamo nuovamente il benvenuto. Partiamo con le domande, prego. Giovanni Guiducci, Corriere Romagna. Innanzitutto benvenuto a Cesena, benvenuto Grazie. in Romagna. Ecco, innanzitutto un po' se ti presenti come calciatore, quali sono le tue caratteristiche tecniche di difensore, dove sono i tuoi punti di forza, dove invece devi ancora migliorare, perché come diceva il direttore sei un giocatore ancora molto giovane, quindi puoi crescere in prospettiva. Io dirò che sono un giocatore che ha le caratteristiche di fisicità, veloce, ha la forza, ma poi certo che non ho fatto tante partite con le squadre grandi, quindi devo sempre prendere un po' di esperienza e per quello che sono qui di prendere esperienza, andare giorno dopo giorno e sempre continuare a crescere. Ciao, buongiorno, ben arrivato, Luca Ravaglia, Grazie. Destro Carlino, buona giornata. Questo è un'occasione importante per te, no? Sì. Campionato di Serie B, una squadra come il Cesena, si può giocare una parte importante della tua carriera. Sì, come ho detto un po' prima, che è un gran step anche per me a venire qui in una piazza importante, società grande, con grandi ambizioni, quindi sono contento di essere qui e voglio continuare a crescere, a dare tutto, aiutare la squadra, aiutare il mister, aiutare la società in qualsiasi modo possibile. Ecco, ci sei un po' presentato come calciatore che sei all'inizio della tua carriera, ecco, se ci racconti un po', diciamo, della tua storia per conoscerti, sei nato in Nigeria, sei cresciuto in Svezia, adesso Sì. sei arrivato in Italia, un po' il tuo percorso di vita. Di vita o di calcio? Di vita, come hai detto che sono nato in Nigeria e poi sono andato in Svezia quando avevo 2 anni, quindi sono cresciuto in Svezia, ho fatto tutta la vita in Svezia, è per quello che sto giocando anche con nazionale di svedese, perché tutta la vita ho fatto in Svezia, quindi Svezia è la casa mia. Quindi sì, come hai detto, e poi quando avevo 18 anni sono venuto qua in Italia, a Parma, ho fatto 2 anni là di primavera e poi l'anno scorso prestito di Perugia e ora sono qui per aiutare la società, aiutare Cesena e fa diventare anche un gran calciatore di Cesena qua. Ho letto in un sito internet che hai anche un fratello che in Svezia gioca a pallacanestro, Sì. è vero? E gioca ancora, anche lui era un nazionale svedese come te? Sì, più giovane, è un 2006 lui, quindi anche, come ha detto, gioca a pallacanestro e è bravo. Potremmo parlare più a lungo di basket. Com'è il calcio italiano? Appunto, sei arrivato da qualche anno, hai fatto la primavera, l'anno scorso Sì. invece prima squadra, quest'anno andiamo in B, però insomma, che idea ti sei fatto del mondo del calcio in Italia? Se stai dicendo tra calcio italiano e quello di Svezia? Come vuoi, sì, o questo qui. Per me il calcio italiano è proprio, dico così, è la vita, perché è un po' diverso in Svezia, perché tipo in Svezia si può fare calcio e poi c'è qualcosa fuori, però in Italia se c'è calcio e basta, quindi è proprio la vita. Quindi ogni giorno, 24 ore al giorno, così, è sempre calcio, quindi è questo che ho imparato.
Ecco, allora volevo chiederti com'è andata l'anno scorso la tua prima esperienza davvero professionista a Perugia, che è comunque una piazza importante per la Serie C, anche lì c'è molto tifo, molto calore, anche lì Certo. molto vissuto, è andato bene, poteva andare meglio, sei soddisfatto, pensavi di rimanere a Parma? No, ma c'è sempre qualcosa che puoi fare meglio, di così, c'è sempre le cose che puoi fare meglio, però è stato un anno di esperienza per me, come hai detto, quindi è stato un anno importante, quindi sono contento dell'anno che ho fatto lì perché conoscere i tifosi di là, i compagni che ho avuto lì, sono contento per questo e per l'anno che ho fatto lì, perché è stata una grande esperienza stare là. Dei tuoi nuovi compagni a Cesena conoscevi qualcuno, magari l'avevi già affrontato, oppure sono tutti volti nuovi per te? No, sono tutti nuovi, sono tutti nuovi. Certo che ho sentito di alcune persone che forse hanno giocato con ex compagni miei, però sono tutti nuovi. Invece in generale sei qui da un paio di settimane, come sta andando? Ti sei ambientato? L'ambiente com'è? Con l'allenatore, i compagni? Fino adesso mi sto trovando bene con i compagni, con il mister, mi sto ancora imparando come vuole giocare il mister e come ho detto, come vuole giocare il mister, quindi serve ancora un po' per capire tutto, però mi sto trovando bene e sono contento fino ad ora. Tu sei un destro, giusto? Sei un destro? Di piede? Sì. Di piede sì, sono destro. Di piede. Però posso usarlo sinistro anche, quindi sì. Avete altre domande per Peter? Lo ringraziamo, ancora un grande benvenuto a Cesena, ringraziamo anche il direttore Filippo Fusco, buona giornata a tutti. Grazie.